Vocali e consonanti. Le lettere dell'alfabeto italiano, in base ai loro suoni o fonemi, si suddividono in vocali e consonanti. La diversificazione tra vocali e consonanti si basa sul modo in cui i suoni si pronunciano. Quando si emette un suono e l'aria può uscire dalla cavità orale senza trovare nessun ostacolo, si ha una vocale. Se al contrario l'aria ne incontra qualcuno che la modula, si ottiene una consonante. Le vocali sono suoni che per essere emessi non hanno bisogno dell'aiuto di altri suoni. Possono infatti essere pronunciate anche da sole e avere un senso compiuto. Le vocali della nostra lingua sono 5: A, E, I, O, U. I suoni o fonemi vocalici invece sono 7. Questa differenza è dovuta al fatto che le vocali E e O possono avere sia un suono aperto sia un suono chiuso. Quando il suono delle due vocali è aperto, viene indicato dall'accento grave, come nelle parole bene e poco. Quando è chiuso dall'accento acuto, come nelle parole verde e molto. Ed è importante e necessario riportare l'accento che ne contraddistingue i suoni nelle parole omografe, cioè in quelle parole che sono scritte nel solito modo, ma hanno un significato diverso. Il diverso significato è infatti indicato proprio dalla pronuncia aperta o chiusa delle due vocali. Ad esempio, sono omografe le seguenti parole: la botte del vino, le botte, le percosse, la pesca, l'attività del pescare, la pesca, il frutto del pesco, 20, il numero, 20, le correnti d'aria, rosa, verbo rodere, la rosa, il fiore. Le consonanti del nostro alfabeto sono invece 15: B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, Z. Al contrario delle vocali, le consonanti non hanno un suono proprio, ma suonano solo insieme a una vocale. Per essere pronunciate, infatti, hanno bisogno dell'aiuto di una vocale e, a differenza delle vocali, da sole non possono formare una sillaba. Le consonanti, in rapporto all'organo vocale utilizzato per pronunciarle, si distinguono in labiali, labiodentali, dentali, alveolari, palatali, gutturali o velari. Mentre le consonanti B, D, F, L, M, N, P, R, S, T, V hanno corrispondenza tra grafema e suono, C, G, Q, S, Z, in particolari circostanze, assumono suoni diversi. Ad esempio, C e G hanno un suono dolce davanti alle vocali E e I, come in cinema e gelo. E nel caso in cui tra le due consonanti e le vocali A, O, U si inserisce una I, la I acquista solo una funzione grafica e non si pronuncia. Nascono così i due digrammi C e G, cioè un gruppo di due lettere avente un unico suono. La C e la G, al contrario, hanno un suono duro davanti alle vocali A, O, U, a un'altra consonante e a fine parola, come in cane, gufo, grande, tic, smog. E nel caso in cui sono seguite da H più le vocali E o I,
come ad esempio in pochi e laghi. Per quanto riguarda la consonante Q, che è sempre seguita da U più vocale, c'è da segnalare che i suoni generati dai gruppi qua, que, qui, quo sono uguali ai suoni dei gruppi formati da C più U più vocale, come succede nelle parole poziente e cuocere, quaderno e vacua. Le due consonanti S e Z hanno un suono dolce o sonoro e uno aspro sordo. La S assume un suono dolce o sonoro nei seguenti casi: se si trova tra due vocali, come nelle parole caso e mese; se è seguita dalle consonanti B, D, G, L, M, N, R, V, come in sganciare e sbarbarsi, e inoltre nelle parole che terminano in asi, esi, isi, osi, come in generosi, genesi. La S assume un suono aspro o sordo nei seguenti casi: se si trova all'inizio di una parola ed è seguita da una vocale, come nelle parole sale e sipario; se è preceduta da una consonante, come in persa e polso; se è seguita dalle consonanti C, P, T, F, Q, come in scopa e sparo; e se è doppia, come in sasso, cassa. La Z assume un suono dolce o sonoro nei seguenti casi: se si trova tra due vocali, come nelle parole azoto e ozono; se si trova all'inizio di una parola, come in zenzero e zaino; se si trova nei suffissi izzare, izzazione, come in analizzare e acutizzazione. La Z assume un suono aspro sordo nei seguenti casi: se è doppia, come nelle parole zazzera e pazzia; se è seguita dai gruppi di vocali ya, ye, yo, come in letizia e prezioso; e nelle parole che terminano in anza e densa, come in abbondanza e accoglienza. L'unica lettera dell'alfabeto priva di suono è l'H. Essa infatti non viene pronunciata e per questo è chiamata anche lettera muta. In alcune parole l'H ha però la funzione di segno grafico e serve per indicare il prolungamento del suono nelle interiezioni esclamative e, o, a ed altre. Segnala che C e G, anche se seguiti dalle vocali I ed E, hanno un suono duro, come in chilo e ghiotto. Serve per differenziare le voci del verbo avere, a, o, ai, hanno, dalle parole che si pronunciano nel medesimo modo, a, o, ai, hanno, prive del segno grafico H. Le lettere I e U, quando sono seguite da un'altra vocale, acquisiscono un suono intermedio tra quello vocalico e quello consonantico, per questo sono chiamate semiconsonanti. La semiconsonante I è detta iod, invece la semiconsonante U è detta wow. Le due semiconsonanti sono formate dalle vocali I e U seguite da un'altra vocale. È interessante notare che le semiconsonanti, come le consonanti,
per essere pronunciate si appoggiano alla vocale che le segue, come nelle parole ieri, guida,